A luglio qui in Australia si chiude l'anno fiscale e quest'anno il mio business da videomaker ha generato $107.000. Tutto grazie a questi libri. Partiamo dal primo, Barbarian Days. Regalo da parte della mia ragazza una volta che siamo arrivati in Australia e mi ha visto in fissa col surf. Un'autobiografia che apparentemente non c'entra nulla con videomaking business. La storia di William Finnegan, uno scrittore americano per The New Yorker che ha viaggiato il mondo a caccia di onde e storie da raccontare. Libro che ho iniziato pensando di approfondire quella che è la cultura del surf adesso che vivo in un paese dove sto sport è tipo il calcio da noi, ma che poi mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista professionale, soprattutto per quanto riguarda il mindset. Le avventure di Finnegan, che tra tanti paesi del mondo dove ha vissuto c'è pure l'Australia, tra l'altro il paesino dove ho vissuto anch'io con Kamala, oltre che narrare di un periodo storico dove il surf stava per diventare mainstream, sono una vera e propria successione di sfide tra quella che è la sua passione privata e la sua vita professionale da giornalista. Un dualismo nel quale mi sono molto rivisto. C'è poi dietro questa magia, dietro il concetto delle onde, tutte diverse tra di loro, a volte ci sono, a volte no, un po' come la vita, gli avvenimenti e tutte le opportunità che ci capitano, alti e bassi inclusi. Non so, sto libro che consiglio anche a chi non è interessato al mondo del surf ha proprio fatto un click nel mio cervello, sicuramente è arrivato al momento giusto della mia vita, facendomi iniziare a percepire, insieme anche alle tante sessioni in acqua, la vita come un qualcosa di più fluido anziché che solido e impossibile da cambiare, iniziando effettivamente a buttarmi un po' di più e pensare di reinventarmi. Grazie a questa lettura, oltre ad essere tornato a riapprezzare il libro cartaceo, io prima leggevo sempre solo su Kindle, ho effettivamente preso la decisione di mettere le radici qui in Australia. Sono stato rapito dalla descrizione che ha fatto dell'Australia l'autore, un posto che per un surfista è uno dei top nel mondo perché hai le onde bellissime di posti tropicali tipo l'Indonesia, però la civilizzazione di un posto occidentale dove puoi effettivamente fare business. Ed è stato subito dopo questo libro che ho deciso di trasferirmi a Sydney, avviare il mio business continuando a surfare al tempo stesso. Secondo libro, The Way of the Wolf. Adoro questo contrasto col libro di prima. Ripartire da zero come videomaker in Australia mi ha fatto capire quanto in realtà io non sapessi vendermi completamente. Uno dei problemi più comuni a tutti i liberi professionisti. Ora, la storia di questo ex stockbroker americano non è da prendere come esempio. Per chi si è perso il film con DiCaprio, andatelo a vedere, non vi faccio spoiler. In questo libro è ben descritto un metodo di vendita che si chiama Straight Light System, dove tutto inizia da domande intelligenti che fai tu ai tuoi potenziali clienti. Io ho sempre fatto invece al contrario, cioè la gente mi contattava perché è interessata a un video ed ero io a rispondere alle loro domande poi sparandogli un prezzo, perché un mio video costa X. Nulla di strano perché la maggior parte della gente fa così. Belfort invece presenta il suo metodo come una linea retta, dove prima fidelizzi con la persona che hai davanti, capisci quali sono i suoi bisogni reali e solo poi proponi il tuo prodotto come soluzione. E la vera vendita, dice Belfort, inizia quando vengono poste le prime obiezioni, dubbi, domande da parte del potenziale cliente. Ovviamente questa che sto facendo è una versione un po' più family friendly perché lui da buon americano e da buon... vabbè, non vi dico che fine ha fatto perché non voglio spoilerare il film, è molto aggressivo, super in stile Wall Street. Tra l'altro per di più lui faceva chiamate a freddo, discorso un po' diverso da un freelance che si racconta online e viene contattato proprio perché fa video online. Però quello che mi sono portato a casa da questa lettura è stato un setting di domande poi riproposto a modo mio da fare a chi mi scrive perché è interessato a un video. In base a queste domande capisco effettivamente se posso aiutare il potenziale cliente e soprattutto strutturare un servizio, un qualcosa che fa più al caso suo. Non un il mio video costa X, faccio questo e basta. Deve essere un po' più flessibili. Sta roba mi ha fatto crescere tantissimo qui in Australia, aumentando quello che è il conversion rate tra le proposte che poi arrivavo a fare ai potenziali clienti selezionati e quelli che poi effettivamente diventavano clienti paganti. In un anno, tra tutte le richieste, per farvi capire, solo una proposta non sono riuscito a chiudere, dove tra l'altro il cliente mi ha chiesto scusa per avermi fatto perdere tempo via mail. In passato invece in Italia perdevo davvero un sacco di tempo con gente che poi nemmeno magari aveva bisogno di quello che faccio o era solo perdi tempo. Usate queste domande. Terzo libro, Feel Good Productivity di Ali Abdaal. Mi arrivano tanti clienti e c'è un problema grosso: il tempo è davvero poco, dato che faccio anche tutto da solo. È qui che mi sbuca sul telefono questo youtuber inglese con background da medico che fa video sulla produttività, ma non la solita roba alla hustle culture americana che è veramente super malata. La cosa che mi piace dell'autore di questo libro è che offre una visione un po' alternativa, appunto una feel good productivity. Sono due gli estratti che ho addirittura attaccato al muro. Il primo riguarda il concetto chiave del libro: se vuoi
vuoi ottenere di più dalla vita, il primo step è quello di approcciare il tuo lavoro in modo giocoso. Ali sostiene che spostando il focus dall'output al godersi ogni singolo task del lavoro si produce molto di più. Se solo però fosse così facile. Per dirvi, fino a poco tempo fa io soffrivo di attacchi di ansia, facendo comunque già un lavoro che amo, il videomaking. Tutto questo solo perché pensavo che passare 13 ore davanti al computer fosse sbagliato. Ho notato che il problema dunque non è solo dove hai il focus, che quello che fai ti può anche piacere, ma ti può comunque portare al burnout. Tutto sta nel come li percepisci questi task. Sto libro mi ha stimolato addirittura a portare l'argomento in terapia, dove ho lavorato molto su questo giudicare i piccoli task che faccio tutti i giorni. Oggi, dopo mesi di studio e lavoro su me stesso, produco il doppio di quando avevo gli attacchi di ansia, che non mi capitano praticamente da un botto. Tutto questo passando pure meno tempo al PC. Meno tempo stai a pensare quanto sia giusto o sbagliato quello che fai, più porta a termine il task. Riuscendo tra l'altro a fare una cosa che prima mi sognavo, fare sia il videomaker sia raccontarmi online, che poi quella cosa è il marketing vero e proprio che mi consente di fare il videomaker offline. Un semplice switch mentale che è stato possibile grazie anche ad un altro argomento all'interno di questo libro: l'importanza degli hobby. Resisti all'impulso di trasformare il tuo hobby in un lavoro. Qui per me ci vorrebbe davvero una gigantografia. Se è vero che quando la tua passione è il tuo lavoro finisci per lavorare il doppio, non è vero che non lavorerai nemmeno più un giorno nella tua vita, perché sono cazzate. È anche vero che c'è bisogno di staccare. Ali racconta di come avere la chitarra semplicemente accanto alla sua scrivania gli abbia dato un boost sulla produttività assurdo. Inutile dire che io ho fatto lo stesso. Quarto libro, The Art of Risk di Richard Harris. In quest'anno io ho scelto hobby parecchio pericolosi, dunque sta storia è caduta a fagiolo. Richard Harris è l'eroe del salvataggio nella grotta thailandese, che ha fatto davvero il giro del mondo. Un anestetista che come hobby nuota tra le grotte dell'Australia, visto che è australiano, e del mondo. Consapevole che ogni volta potrebbe essere la sua ultima, visto che se gli si rompe la bombola l'ossigeno è finita, in questo libro analizza quella che è la psicologia dietro l'arte del rischio, intervistando i cosiddetti, come li chiama lui, risk takers, più famosi al mondo, tra i quali Alex Honnold, grandi imprenditori, surfer delle onde gigantesche di Nazaré e persino James Cameron, che ho scoperto essere un pazzo. Al di là però dell'interessante backstage, dove viene raccontato tutto lo studio che ognuno di questi risk takers fa riguardo appunto al proprio rischio, c'è una parte di questo libro che mi ha proprio sconvolto, anche questa appesa al muro. Quando non c'è nulla che ci spaventa fisicamente, la nostra mente farà in modo da farci spaventare di ciò che è normale. Il reward finale di prendere dei rischi non è solo quello dell'adrenalina che tu provi sul momento, ma è quello che ti lascia poi nella vita di tutti i giorni, ti rende sano di mente e ti fa diventare più performante tutti i giorni. Ora, se è vero che alcuni dei rischi che sono dimostrati qui dentro io nemmeno li proverei per $1 miliardo, perché sì, io surfo, ma lo faccio solo quando le onde non sono gigantesche, anche se qui in realtà è piatto oggi. C'è una cosa dove invece mi sento di poter prendere grossi rischi: il mio lavoro, facendo una cosa che in 15 anni di videomaking non avevo mai fatto, è assumere qualcuno. Ho iniziato a fare quello che tutti i risk takers qui dentro fanno: studiare bene il rischio prima di operare. Nel mio caso è stato uno studio attento, soprattutto economico, di quelle che sono le entrate e le uscite. Ora, adesso sono ancora in fase di sperimentazione, avete visto sul canale le cose come stanno andando, ho al momento un video editor, ne sto cercando altri, però sono convinto che nel lungo termine questa cosa mi porterà ad una crescita, che se non sarà economica sarà personale. Che vuoi che mi possa succedere, se le cose vanno male posso tornare indietro e fare tutto da solo. Salto fatto grazie a questo libro. Quinto libro, The Creative Act di Rick Rubin. Arrivare ad una cifra come questa ha richiesto una cosa: consistenza, parola che però spesso non va molto d'accordo con creatività. Facendo il content creator per altri in un mondo social che funziona in quantità oltre che qualità, questo a volte può diventare un problema. Ecco come questo libro è stata la mia ancora di salvezza. Rick Rubin è un produttore musicale che ha collaborato con artisti del calibro di Adele, Red Hot Chili Peppers, Shakira, spaziando davvero tra un sacco di generi diversi con uno stile abbastanza minimal. Insomma, lui è un master della creatività. Sto libro è una sorta di Vangelo, perché praticamente non ha un ordine cronologico, tu lo puoi aprire e ogni capitolo è a sé stante. Rick Rubin racconta come il lavoro da creator è più un modo di essere che una cosa che si fa e basta. E non è per tutti. Se un creator è bloccato dalla troppa paura del giudizio altrui, potrebbe essere che il desiderio di creare non è abbastanza forte quanto quello di proteggersi. Frasi come questa mi hanno aiutato a superare momenti difficili, supportando non solo me stesso, ma anche i miei clienti che crescendo hanno attirato un hating abbastanza fisiologico. Leggere questo libro mi ha inoltre fatto tornare la passione per la scrittura, ristrutturando un workflow ben preciso, non tanto per
per produrre di più, ma per avvicinare quanto più possibile il mio prodotto finito a quello che ho dentro la mia testa. Rick infatti dice che trasformare qualcosa da idea a realtà può farla sembrare più piccola. Questo perché l'immaginazione non ha limiti, il mondo fisico sì. Accettare che nulla sarà mai così figo come quando ci si accende la lampadina qui è davvero terapeutico. Rubin spiega che le idee sono come delle essenze presenti nell'universo che bisogna saperle prendere prima che qualcun altro lo faccia al posto nostro. Motivo per il quale il mio piccolo trick è quello di tenere sempre sulle note del telefono due sezioni, una per le idee dei video Instagram, l'altra per le idee dei video YouTube. In qualsiasi momento della giornata io mi trovi, scrivere 2 righe di quello che mi può passare per la testa deve essere un processo con meno frizioni possibili. Solo dopo, quando avrò il tempo, mi metterò lì al computer a buttare giù lo script. Routine che mi ha consentito di sfornare nell'ultimo anno 400.000 idee diverse, consentendomi di lavorare long term con clienti come Nunzio, facendo video sempre sulle solite pizze, ma sempre con approcci diversi. Davvero oro. Contenuti extra. 5 libri in un anno non sono tantissimi. Io sono un po' dell'idea che preferisco prima mettere in pratica quello che assimilo e solo dopo passo al prossimo libro. Nel frattempo però, tra un libro e l'altro, la cosa che faccio tuttora è consumare dei contenuti che non sono in forma cartacea, tra cui video YouTube e podcast. Qui vi cito quelli che davvero quest'anno mi hanno fatto più di tutti la differenza. In primis il canale di Dario Vignali, un imprenditore italiano che fa tanti video su branding e personal branding. Lezioni che sono state fondamentali qui in Australia perché per la maggior parte dei miei clienti ho dovuto appunto costruire un personal brand per loro. Altri contenuti che in realtà in base a dove mi trovo nella giornata consumo o su YouTube in forma video o come podcast durante le mie lunghe passeggiate sono Creator Support di Colin e Samir, 2 youtuber americani che intervistano tutti i content creator più famosi al mondo e tutte le strategie dietro le loro creazioni da milioni di views. Cercare di migliorarmi come content creator, dato che è il mio modo di fare marketing del mio business da videomaker offline, è fondamentale. The Game di Alex Hormozi, un super palestrato che in passato è partito da una palestra, poi ha creato un impero di palestre e adesso è diventato un super mega milionario che insegna come fare business. Ultimo ma non per importanza è il podcast di Marketers, una serie di interviste a professionisti e imprenditori digitali con alcune delle storie di successo più grosse in Italia. Il mio episodio preferito è stato quello con Luca Mazzucchelli. Ecco, il mio gioco è stato quello gradualmente di iniziare a lasciare ad altri le ore da 10 per concentrarmi sulle ore da 100 e 1000, e quando ho lasciato agli altri le ore da 10 ho cercato di delegare anche le ore da 100 per concentrarmi soltanto su quei task che effettivamente facevano la differenza nella mia vita e nella mia crescita della professione. È interessante quando vedi tantissimi video di un creator, di una persona, poi ti senti ancora più legata con questo, motivo per il quale dopo mesi e mesi che mi mangiavo quei contenuti ho deciso proprio di scrivergli su WhatsApp, visto che ero in un momento in cui volevo fare lo step successivo qui in Australia. Gli ho chiesto dei consigli e alla fine abbiamo deciso di iniziare a collaborare e Marketers ha iniziato a seguirmi in consulenza per quella che è la strategia del mio business qui in Australia. Siamo partiti con un sacco di call durate ore e i ragazzi mi hanno fornito un'analisi dettagliata di mercato di qui a Sydney, di tutte le agenzie che fanno videomaking eccetera, oltre che definire un piano di azione per acquisire nuovi clienti locals questa volta, perché lo step che adesso sto cercando di fare è quello di ok, sì, ho la mia nicchia di italiani in Australia, ma voglio adesso fare lo step successivo e raggiungere quanti più locals possibili. È un percorso molto lungo, è una roba che davvero si vedrà il risultato tra un paio di anni, però la cosa di cui sono contento e il motivo per il quale ve la sto citando è che grazie ai ragazzi di Marketers, visto che oltre alla parte offline stiamo anche lavorando quella che è la mia parte online, il mio secondo lavoro, quella della Ricotta Academy, poi se volete vi posso fare anche un altro bilancio di quello che invece ho generato dal business appunto online. Insomma, grazie a loro, a nuove migliorie che mi hanno proposto di fare sul corso e anche a come lo comunico, abbiamo fatto nel lancio dello scorso mese un record di fatturato rispetto a prima che lo facevo da solo. E secondo me la formazione, ma anche il chiedere aiuto agli altri è un altro step fondamentale per poter crescere. Fatemi sapere voi se avete mai letto uno di questi libri o se ne avete qualcuno che secondo voi dovrei o chi guarda questo video dovrebbe leggere. Io ne ho davvero tanti altri da leggere che mi aspettano, sia qui fisicamente davanti a me sia nel mio carrello di Amazon. Vi aggiorno appena ci sono altri cambiamenti. Ciao!